In altre lezioni abbiamo parlato di diversi tempi verbali, ma mi sono chiesta, ho mai parlato delle 3 coniugazioni dei verbi al presente? No. Dunque, in questa lezione imparerai a coniugare, quindi ad utilizzare nella maniera corretta i verbi regolari in italiano, così che con una buona base poi non avrai difficoltà ad imparare anche i verbi irregolari, alcuni dei quali trovi in alcuni dei miei video. E resta fino alla fine oppure salta direttamente alla fine, perché lì troverai uno schema riassuntivo che secondo me può davvero aiutarti a memorizzare tutto quello che vedremo nella lezione. Un verbo è quella parola che esprime un'azione: parlare, camminare, viaggiare, pensare. Del verbo distinguiamo una parte fissa che chiamiamo radice, una parte variabile che cambia quindi in funzione della persona che chiamiamo terminazione o desinenza. In parole povere è la parte finale del verbo. Nel caso del verbo amare, am è la parte fissa, la radice, e are è la parte che cambia. E vediamo come. Io amo, tu ami, lui, lei ama, noi amiamo, voi amate, loro amano. Quindi puoi vedere in giallo le terminazioni dei verbi in are, ovvero i verbi del primo gruppo, della prima coniugazione. Questo vuol dire che altri verbi che finiscono in are si coniugheranno allo stesso modo. Prendiamo parlare, la sua radice uguale per ogni persona, e le terminazioni della prima categoria di verbi, i verbi in are. Il verbo coniugato sarà così: io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Quindi dopo quanto? 2 minuti di lezione hai già imparato a coniugare tutti i verbi che finiscono in are, quelli regolari ovviamente, perché tra i verbi che finiscono in are ce ne sono alcuni, tipo fare, che definiamo irregolari, perché non seguono la regola che abbiamo appena visto. Tra i verbi più frequenti di maggiore utilizzo che finiscono con are troviamo ascoltare, aspettare, guardare, lavorare, mangiare, pensare, studiare, trovare. Adesso che hai capito il meccanismo, passiamo a vedere i verbi in ere. Queste sono le terminazioni, le desinenze dei verbi regolari che finiscono in ere. La radice di vedere è ved, questi sono i pronomi soggetto. Hai tutti gli elementi per poter coniugare questo verbo e ti do qualche secondo, prova a coniugare a voce alta. Io vedo, tu vedi, lui, lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono. Ripeterlo e leggerlo a voce alta ti permette di memorizzare i suoni. Tra i verbi più frequenti in ere ci sono chiedere, chiudere, leggere, mettere, prendere, ridere, rispondere, scrivere, vivere. Ti va di fare un'altra prova? Coniughiamo vivere. Io vivo, tu vivi, lui, lei vive. Noi viviamo, voi vivete, loro vivono. Quindi abbiamo visto 2 gruppi di verbi, quelli in are, quelli in ere. Passiamo adesso al nostro terzo gruppo, i verbi in ire. E qui dobbiamo fare una distinzione. Ci sono verbi in ire come partire, le cui desinenze sono queste. Io parto, tu parti, lui parte,
noi partiamo, voi partite, loro partono. Ci sono invece verbi sempre in ire come finire, le cui desinenze sono finisco, tu finisci, lui finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Cosa puoi notare guardando questi due verbi coniugati? Che condividono le stesse desinenze, ma finire aggiunge ISC tra la radice e la desinenza dei verbi in ire. Quindi, ad esempio, nelle prime persone singolari ritroviamo O, I, E, ma queste desinenze sono precedute da ISC. È così che abbiamo finisco, finisci, finisce. Mentre per quanto riguarda le tre persone del plurale, solo loro, quindi solo la terza persona plurale, ha ISC prima della desinenza ono. Si coniugano come partire, anche dormire, coprire, servire. Si coniugano come finire, agire, costruire, colpire, guarire, inserire, preferire, pulire, spedire. E allora, come ti dicevo all'inizio, ecco lo schema di cui ti parlavo. Quelle che vedi sono le desinenze che appartengono al primo gruppo, quello dei verbi in are, al secondo gruppo e al terzo gruppo. Allora, vediamo le similitudini. Cosa è uguale? Quali sono le desinenze comuni a tutti e tre i gruppi di verbi? Così che non dobbiamo studiare 6 desinenze per ogni gruppo. Tutti i verbi alla prima persona finiscono con O. Quindi io mangio, io dormo, io vivo, io studio, eccetera. Tutti i gruppi di verbi alla seconda persona finiscono con I. E quindi tu parti, tu ridi, tu giochi, tu corri. Tutti i gruppi di verbi alla prima persona plurale, noi, finiscono con iamo. Parliamo, giochiamo, ridiamo. Poi c'è alla terza persona singolare, quindi lui e lei. C'è una A. Se vogliamo creare dei collegamenti, possiamo associare questa A alla A che ritroviamo in are. Stesso discorso per E che ritroviamo in ere, mentre i verbi in ire hanno anche loro una E alla fine. Idem per voi. Voi al primo gruppo ha ate, al secondo gruppo ete e al terzo ite. Quindi possiamo creare questa associazione tra A e I della desinenza come A e I che ritroviamo in are, ere, ire. Alla terza persona invece ano, ono, ono. E dunque questa lezione è finita. Mi auguro come sempre che ti sia stata di aiuto. Io ti dico a presto per un'altra lezione. Ciao!